Parliamo di colloqui di lavoro. A volte basta una parola per cambiare completamente la percezione che gli altri hanno di noi. Oggi ne vediamo 5. 5 verbi italiani potentissimi che, usati nel modo giusto, possono davvero fare la differenza. Allora, pronti? Iniziamo. Ecco, questa è la domanda fondamentale da farsi. Spesso il problema non è l'esperienza che abbiamo, ma il modo in cui la raccontiamo. Scegliere verbi che trasmettono responsabilità, che parlano di risultati concreti, è il primo fondamentale passo per guadagnarsi la fiducia di chi ci sta ascoltando. E allora, entriamo nel vivo del discorso. Immaginiamo di avere una cassetta degli attrezzi. Oggi ci mettiamo dentro 5 verbi chiave pronti all'uso per trasformare la nostra comunicazione. Andiamo a scoprirli uno per uno. Il primo è prendere in carico. Attenzione, questa non è una semplice espressione, è una vera e propria dichiarazione di intenti. Comunica che non ci si è limitati a eseguire un compito, ma che ci si è assunti la piena proprietà di un progetto, dall'inizio alla fine. Ecco, questo è un esempio perfetto. Sentite come suona. L'azione prendere in carico la migrazione è subito collegata a un risultato misurabile, una riduzione dei tempi del 25%. Questo è un linguaggio che parla di impatto, non solo di attività svolte. Bene, passiamo al secondo verbo, garantire. Questa è una parola che pesa, è quasi un sinonimo di affidabilità. Comunica la capacità di mantenere le cose in carreggiata, di assicurare la qualità e la stabilità dei processi, specialmente quando, il gioco si fa duro. E questo ne è un esempio lampante. In un momento di cambiamento, di riorganizzazione, che spesso significa caos, dire «ho garantito la continuità» significa dire «io ero un punto fermo», una figura su cui l'azienda poteva contare. Terzo strumento nel nostro arsenale, fare il punto. Attenzione, è molto più di un semplice «ci siamo riuniti». Dimostra la capacità di fermarsi, analizzare una situazione, capire cosa conta davvero e da lì prendere decisioni rapide e informate. Qui la cosa si fa interessante, perché questa frase non parla di subire gli eventi, ma di un approccio proattivo. Si guardavano i numeri, i famosi indicatori di performance, ogni settimana per decidere in modo strategico dove mettere le energie e le risorse. E ora vediamo sollevare o segnalare. Questi sono verbi, furbi, perché dimostrano intelligenza emotiva. Permettono di parlare di un rischio o di un'opportunità di miglioramento in modo costruttivo, senza sembrare la persona che si lamenta e basta, ma quella che offre un contributo. Questo è un esempio potentissimo. Perché? Non solo è stato identificato un problema, ma l'azione di segnalare ha portato a un beneficio concreto e quantificabile. 2 sprint di lavoro risparmiati. Questo dimostra una mentalità orientata alle soluzioni. E arriviamo all'ultimo verbo, adattarsi. In un mondo del lavoro che cambia alla velocità della luce, questa è forse la competenza per eccellenza. Usare questo verbo comunica che si impara in fretta e che i cambiamenti non spaventano, anzi, si riesce a rimanere produttivi anche quando tutto intorno si muove. Fantastico. Qui l'adattabilità non è una cosa passiva. La frase mostra una doppia competenza. Non solo la capacità di imparare per sé, mi sono adattato, ma anche la leadership di trasmettere quella conoscenza agli altri. Ho formato il team. Davvero notevole. Bene, adesso che abbiamo i nostri 5 superverbi, passiamo alla parte pratica. Come li usiamo al meglio? Perché, diciamocelo, non basta buttarli lì a caso in una frase. Ci vuole una strategia. Le regole sono 3, molto semplici. Primo, legare sempre il verbo a un risultato numerico. I numeri parlano più di 1000 parole. Secondo, usare il verbo per descrivere l'impatto, il «e allora». Terzo, importantissimo, usare un italiano naturale, evitando le traduzioni strane dall'inglese per suonare più professionali. E adesso il momento della verità. Mettiamoli in azione. Vediamo come questi verbi possono trasformare le risposte alle domande più classiche di un colloquio. Primo scenario, forse il più temuto, la presentazione personale. Quei 60-90 secondi per dire chi siamo. L'obiettivo è uno solo, colpire subito, far capire di che pasta siamo fatti. Analizziamo un esempio. Partire con «ho preso in carico la roadmap», boom, si stabilisce immediatamente un ruolo di leadership. E poi aggiungere «facevamo il punto settimanalmente», comunica metodo, organizzazione, si fa capire che non si navigava a vista. Altro grande classico, mi parli di un problema che hai gestito. Qui l'obiettivo è trasformare una potenziale debolezza in una storia di successo. Come? Con la struttura STAR, un acronimo per situazione, task, il compito, azione e risultato.
Diamo un'occhiata al punto azione. È qui che i nostri verbi fanno la magia. Ho segnalato il problema significa sono stato proattivo, non ho messo la testa sotto la sabbia. Ho preso in carico il coordinamento, dimostra leadership nel momento della crisi. Questi verbi trasformano la storia, non più un racconto di fallimento, ma di problem solving efficace. E siamo all'ultimo scenario, le domande sul futuro. Cosa cerca nel suo prossimo ruolo? Qui bisogna mostrare ambizione, ma un'ambizione che sia utile all'azienda e dimostri flessibilità. Questa risposta è un piccolo capolavoro, perché intreccia tutti i nostri verbi. Si esprime il desiderio di prendere in carico nuove sfide, si assicura di sapersi adattare, si propone un metodo con fare il punto, si promette di garantire i risultati e di segnalare i rischi. In pratica è il ritratto del candidato ideale. Quindi il punto cruciale è questo: conoscere questi strumenti è il primo passo. Il secondo e più importante è la pratica. Pratica, pratica e ancora pratica. Per questo ecco 3 consigli super concreti. Primo, esercitarsi a pronunciare queste frasi finché non suonano naturali. Secondo, per ogni verbo avere già in mente un risultato numerico da associare. Terzo, registrarsi con il telefono e riascoltarsi. Aiuta tantissimo a migliorare il ritmo e la sicurezza. E chiudiamo con una riflessione, un piccolo compito a casa. Iniziare a pensare a come descrivere i prossimi successi con questo nuovo linguaggio è il modo migliore per padroneggiarlo. La domanda da porsi, in fondo, è proprio questa. Quale di questi verbi rappresenta al meglio il contributo che si vuole portare?